Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa maxi bag pensata per il mare. È veramente grande, infatti ci sta più o meno nell'inquadratura. È una borsa semplicissima e velocissima, ovviamente alla portata di tutte, anche delle meno esperte. Per questo progetto ho utilizzato tutti i materiali di Tutti a Mano Luisa, di cui trovate il link come sempre nel box informazioni qui in basso. Come potete vedere l'ho lasciata semplice, senza chiusura, senza nulla, perché comunque per il mare è molto grande, all'interno ci sono già 2 teli mare e c'entra tranquillamente anche una pochette con tutti i solari e cose varie. Ovviamente la dimensione può essere modificata, come vi ho già spiegato nel tutorial, quindi non ve lo sto a ripetere qui, quindi non mi dilungo più di tanto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 2 rocche di cordino intreccio misto juta, una coppia di manici in bambù, uncinetto numero 8, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Prendiamo uno dei 2 manici ed iniziamo lavorando delle maglie basse direttamente sul manico. Quindi prendo l'uncinetto, il cordino, faccio un cappietto iniziale che poi mi tengo sull'uncinetto in questo modo ed inizio a lavorare le mie maglie basse. Ne lavorerò in tutto 23. Calcolate comunque sempre un numero dispari di maglie. Ovviamente se utilizzate un cordino più sottile vi occorrerà lavorare più maglie basse. Voi comunque calcolate sempre un numero dispari di maglie. Lavorate le 23 maglie, a questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella ed iniziamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Per lavorare la maglia bassa in costa retro ci basta puntare l'uncinetto prendendo solo la sola retro in questo modo e lavorare una semplice maglia bassa. Procediamo così per tutta la riga. Terminato anche questo giro, voltiamo il lavoro e in questo giro andremo a lavorare un aumento. L'aumento lo lavoreremo esattamente nella parte centrale della riga. Abbiamo lavorato un numero dispari di maglie, di conseguenza riusciremo tranquillamente a trovare il punto centrale. Quindi abbiamo lavorato 23 punti, andremo a lavorare 11 maglie basse in costa retro, un aumento, quindi 2 maglie basse in costa retro nello stesso punto e poi di nuovo 11 maglie basse in costa retro. Quindi procediamo, facciamo sempre una catenella per alzare il lavoro, procediamo lavorando le 11 maglie basse in costa retro.
A questo punto facciamo l'aumento nel punto successivo, quindi andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, sempre prendendo solo l'asola retro, 1 e 2, e poi procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro nei punti restanti. Piccolo appunto, se state utilizzando un filato più sottile, invece di fare un solo aumento fatene 3, quindi calcolate sempre i 3 punti centrali, solo se state lavorando un filato più sottile rispetto al mio, perché comunque io sto lavorando l'aiuta che è spessa, come potete vedere, sto lavorando con l'uncinetto numero 8. Quindi se utilizzate un classico cordino vi basterà ovviamente aumentare il numero di punti intorno al manico, calcolando sempre un numero dispari di maglie in modo da poter sviluppare meglio gli aumenti, e di conseguenza quando dobbiamo andare a lavorare gli aumenti, invece di farne uno ne fate 3. Poi se nel vostro caso fosse necessario potete farne anche di più, quello non è un problema, ovviamente sempre nella parte centrale. Quindi ora torniamo a noi, voltiamo il lavoro, catenella iniziale, e per questa riga andiamo a lavorare una sola maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi lavoriamo i punti come si presentano. Lavorata anche questa riga, a questo punto non dovremo fare altro che andare a ripetere la riga di aumenti con quest'ultima riga per altre 2 volte, quindi in totale avremo 3 righe di aumenti e 3 righe senza aumenti. Quindi lavoriamo le righe che restano, quindi ora andiamo a lavorare la riga con l'aumento, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e a questo punto dovremo andare a lavorare 12 maglie basse in costa retro. Nel punto successivo lavoriamo l'aumento formato da 2 punti e poi una maglia bassa nei punti successivi. Facciamo l'aumento nel punto successivo, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto e poi procediamo con una maglia bassa nei punti restanti. A questo punto, terminata la riga, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare i punti come si presentano. Quindi facciamo sempre la catenella iniziale e poi procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante. Terminata anche questa riga andiamo a lavorare l'ultima, voltiamo il lavoro. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto facendo un aumento nella parte centrale.
Ho lavorato 13 maglie basse, a questo punto nel punto successivo vado a lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto restante. Terminata la riga, tagliamo il filo e dobbiamo andare a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro manico. E una volta aver lavorato questo procedimento su entrambi i manici, innanzitutto vado a nascondere il filo per quanto riguarda l'altro su cui avevamo tagliato. Il secondo ce l'ho ancora collegato al gomitolo. In questo andiamo a nascondere il filo. Ora per agganciarci sull'altro pannello andiamo a lavorare innanzitutto una riga a maglia bassa in costa retro lavorando i punti come si presentano. Quindi voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e procediamo con la lavorazione della maglia bassa in costa in ogni punto sottostante. Ok, terminata la riga a questo punto, in base alla profondità che vogliamo dare alla nostra borsa andremo a lavorare un certo numero di catenelle. Nel mio caso ne lavorerò 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Queste 8 catenelle corrispondono esattamente a circa 9 cm. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo agganciarci sull'altro pannello, quindi prendiamo l'altro pannello tenendolo sul dritto del lavoro. Dobbiamo avere l'ultima riga di lavorazione sul rovescio. Punto, vado a puntare poi l'uncinetto nel primo punto che ho qui sulla riga, qui sul pannello, prendendo sempre solo la costa retro, la sola retro, e continuiamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto che abbiamo sottostante. Bene, a questo punto dobbiamo andare a lavorare le 8 catenelle anche su questo lato. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ci andiamo ad agganciare sul primo pannello. Con la differenza che ora dobbiamo andare a chiudere il giro, quindi punto l'uncinetto nel primo punto prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassissima in questo modo. A questo punto avremo i due pannelli uniti e non ci resta che andare a lavorare in giri, ma io continuerò a lavorare righe di andata e ritorno, quindi ok giri completi, ma ad ogni giro volterò sempre il lavoro per ottenere sempre questo effetto a rilievo. In alternativa potete tranquillamente continuare a lavorare i giri senza voltare il lavoro, otterrete comunque la lavorazione in costa retro ma non a rilievo. Quindi come procediamo ora? Facciamo una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro per ogni punto, catenelle comprese. Quindi ora mi faccio tutta questa riga e poi vi faccio vedere come lavoro sulle catenelle. Ok, qui ho le catenelle, semplicemente punto l'uncinetto al centro della catenella e lavoro una maglia bassa. Questo per
tutte le 8 catenelle che ho. Poi si procede lavorando tutte le altre maglie. Sulle catenelle ripeteremo lo stesso procedimento, poi si va a chiudere il giro, io volterò il lavoro e procederò lavorando le maglie come si presentano. Ok, terminato il giro, chiudo con una maglia bassissima nel primo punto. E cosa faccio? Volto il lavoro, faccio prima una catenella, volto il lavoro in questo modo, continuo sempre a lavorare in giri, ma preferisco ottenere questo stesso effetto che ho ottenuto finora, quindi per ottenere questo effetto devo girare il lavoro ad ogni giro, quindi procedo lavorando sempre una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Questo procedimento lo ripeterò per il numero di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che sarà la misura completa, quindi la misura che trovate indicata parte da questo punto fino alla fine, mentre il numero di giri che trovate indicati qui in alto parte esattamente dal primo giro di maglia bassa, quindi quello che abbiamo appena terminato. Procediamo quindi in questo modo. Bene, da questo punto all'ultimo giro ho lavorato 16 giri che equivalgono a 26 cm, mi ritrovo sul rovescio del lavoro, a questo punto ho già tagliato il filo e devo andare a chiudere il giro con asola di chiusura. Bene, a questo punto dobbiamo andare a chiudere la parte sotto tenendo sempre il lavoro sul rovescio, quindi ci prendiamo lo stesso cordino e andiamo a chiudere qui tutta questa parte. Facciamo il cappietto iniziale. Innanzitutto dobbiamo far combaciare tutte le parti, quindi i manici in questo modo, la pieghiamo proprio a metà. E qui combaceranno tutti i punti. A questo punto andiamo a puntare l'uncinetto prendendo su questo lato verso di noi la metà catenella interna e sull'altro lato la metà catenella esterna in questo modo. E andiamo a lavorare una maglia bassa. Procederemo nello stesso modo per tutti i punti, quindi per quanto riguarda il lato verso di noi prendiamo la metà catenella retro interna, per il punto frontale andiamo a prendere la metà catenella esterna.
Quindi procediamo in questo modo fino a chiudere tutto il fondo. In alternativa potete anche cucire con ago tirafettuccia. Terminata la riga possiamo tagliare il filo, blocchiamo il tutto con una maglia bassissima qui nella maglia di lato e andiamo a nascondere il filo tra le maglie. A questo punto possiamo riportare il lavoro sul dritto . E questo sarà il risultato finale. A questo punto possiamo andare a rifinire i due laterali. Io lo farò a maglia bassissima, quindi prendiamo il cordino, facciamo il cappietto iniziale, ci agganciamo sul punto del bordo, qui vicino all'attaccatura del manico, prendiamo il cappietto, lo tiriamo fuori e procediamo lavorando una maglia bassissima in ogni punto. Terminata la rifinitura possiamo tagliare il filo e andarlo a nascondere tra le maglie. Per realizzare la frangia ho semplicemente tagliato dei fili da 48 cm che ho poi annodato alla base del manico. E una volta applicata la frangia, questo sarà il risultato finale. Sono come sempre molto soddisfatta del risultato, anche se è una borsa molto semplice e comunque ha il suo perché. Io spero che questo progetto piaccia anche a voi. Ovviamente è completamente personalizzabile secondo i vostri gusti, sia per quanto riguarda la grandezza che comunque
le varie rifiniture che poi ho fatto. Come avrete notato è un progetto veramente semplicissimo alla portata di tutte, quindi non avete scuse. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati sono di tutti a mano Luisa, di cui trovate il link come sempre nel box informazioni qui in basso, quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto con un bel pollice in su, un commento qui in basso e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Attivando la campanellina riceverete anche la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!